Per le tastiere meccaniche, anche se ho diverse composizioni di copritasti, per celebrare l'estate, anche se ormai è terminata, ho cercato qualcosa di più esotico, sia sotto l'aspetto del colore che del disegno, e anche qualcosa di più attraente per il mondo femminile, poiché finora ho portato soluzioni tendenzialmente maschili o neutrali. La Acco 3098B è l'unica eccezione. In Delta Kiko ho scoperto i candy shop, per me perfetti perché rispecchiano i miei canoni grafici, farebbero ricordare i colori tipici della sabbia cinetica. Attraverso la collaborazione me li sono fatti inviare per mostrarveli in tutto il loro splendore, e fra l'altro mi sono stati offerti anche degli interruttori lineari di marca J-Wick. Allora, prima di mostrarvi direttamente entrambi gli oggetti, è giusto che presenti il sito web di acquisto. Delta Key Co. è un negozio francese dedicato interamente al mondo delle tastiere meccaniche, vendendo prodotti che rispecchiano la mia estetica sobria e colorata. Invece di distribuire sul suo catalogo tastiere già assemblate in tutto e per tutto, quindi con installati tutti i componenti convenzionali che una periferica di questo genere possiede, Delta ha preferito optare per una maggiore personalizzazione, dando la possibilità all'utente di creare in sostanza la sua combinazione tra corpo, interruttori e copritasti. Le inserzioni si concentrano sulle immagini, soluzione che personalmente apprezzo molto. La parte destra viene riempita da grafiche e foto in modo da dare una chiara visione di quello che eventualmente si acquista. Ogni sezione è ben organizzata in sottocategorie, con la comoda voce che le raccoglie tutte quante, in modo da avere una panoramica completa. La pagina degli accessori è sufficientemente fornita, soddisfacendo i più appassionati che possono ritrovare vari tipi di molle per gli interruttori, piuttosto che differenti pennelli per la lubricazione, e a proposito di questa pratica io l'avrei messa la sostanza in elenco. Comunque, si nota che sono tutti prodotti abbastanza selezionati, non di sicuro dozzinale come di solito si riconoscono nelle confezioni delle tastiere. Come detto all'inizio, Delta Kiko è geograficamente vicina a noi, quindi ci consente di avere una spedizione più economica e più rapida di altre. E dovete considerare che la maggior parte di questi negozi sono al di fuori dell'Unione Europea. La pagina dedicata all'argomento restituisce diverse informazioni, capendo che l'utente può scegliere il tipo di corriere e di conseguenza il prezzo del trasporto. Oltre al normale tracciamento, vengono evidenziati altri aspetti legati alla tutela del cliente, garantendo rimborso o sostituzione nel caso la merce risultasse rovinata o andasse persa. Delta Kiko è disponibile attraverso Instagram, X, Reddit, Discord, nel quale si contano quasi 300 membri, ed è un bel numero in queste circostanze. Già la scatola è da mettere in collezione, guardando com'è ben accogliente, e il prezzo giustifica questa qualità. Ovviamente faccio la mia solita considerazione, ovvero che preferisco scatole a 2 pezzi, a sollevamento, perdonate la semplicità nel descrivervele. Tendenzialmente sono più robuste e di conseguenza restituiscono meno deformazioni, specialmente negli angoli. Se comunque si intende rimanere su una semplice scatola a scorrimento, la superficie l'avrei fatta liscia, come succede in quelle di Gear. Vedendo le strisce di cartone, mi fanno meno gustare questa protezione. Ecco. Al di là di questi dettagli, sul retro c'è il nome Kinetic Labs, che è il marchio del candy shop, ma guardando più in basso a sinistra c'è un altro, Polycaps. Tale scritto indica una categoria del produttore che racchiude vari temi, molto caratterizzati dalle loro confezioni creative. Dovete sapere che le tastiere rientrano anche nell'ambito collezionistico, probabilmente anche in prevalenza. Per questo si dà molta attenzione alla scatola, che diventa in tutto e per tutto un accessorio della tastiera. Comunque, i candy shop sono quelli più numerosi rispetto agli altri temi della serie. Fatto sta che tutti quanti ricoprono una 110% e Delta Kiko ne vende alcuni che consentono
di risparmiare se non si desiderano avere 185 pezzi. Quest'ultimi sono distribuiti su 4 contenitori. In alcuni sono segnalati simboli per riporre i copritasti nella giusta maniera. In aggiunta è stato incluso un comune estrattore. Questo elevato numero dà molta libertà nella composizione dei vari formati dimensionali, da una semplice 16 tasti fino alla già citata 110%, includendo anche lo schema Alice o Alice, chiamatelo come volete, o simili, vedendo la lettera B aggiuntiva. Supporta anche differenti approcci estetici e interattivi, fanno ad esempio i copritasti alternativi F, J e 5 che non adottano la classica linea in basso, oppure i 2 zeri al posto della più comune singola unità. Inoltre è supportato lo schema ISO, ma ribadisco che rimane sempre un QWERTY Stati Uniti. Prestate attenzione su questo aspetto perché esteticamente non avete una scrittura italiana e su questo ci ho dedicato un intero video grazie al tema Pine Green offerto gentilmente da Coffee Keys. In questo momento visualizzate degli esempi su dei modelli che ho mostrato in precedenza sul canale, in modo da presentarvi varie dimensioni e schemi. Tema composto da 5 colori, impostati su toni chiari, perciò tenui. Vengono specificati con questa infografica attraverso valori esadecimali. Qui avete la versione Pantone. Di disegni se ne hanno ben 18, riprendono le stesse tonalità del tema in generale. La barra spaziatrice rappresenta in special modo il titolo Candy Shop, guardando appunto il negozio. Inoltre c'è il contesto estivo che desiderava avere. Il bello di questo tema è che permette di avere 2 predisposizioni, una composta da copritasti unicamente a tinta unita, un'altra con la presenza dei disegni e, se devo dir la mia, preferisco la seconda opzione. La stampa è a sublimazione termica, davvero ben nitida. La tinta è uniforme e non ci sono alterazioni nelle dimensioni delle leggende. La posizione di quest'ultime è sempre a sinistra, con 2 distinzioni in altezza tra i caratteri dell'alfabeto e i restanti comandi. Il colore adottato è un viola molto scuro, a primo impatto sembra di vedere un blu, e i disegni sono a buon diritto centrali e ogni forma è contornata dal nero. In alcuni copritasti si hanno 2 colori, uno frontale e uno posteriore, invece per la maggior parte se ne ha solamente uno. Per quando ho mostrato i contenitori, forse alcuni di voi non si sono accorti della presenza di alcuni copritasti che non hanno leggende, cosiddetti blank. Servono principalmente per ricoprire comandi personalizzati dall'utente. Infatti ci vengono spesso applicate delle leggende adesive o per chi può direttamente delle stampe. Importante da sottolineare è l'accostamento con gli altri componenti della tastiera, con maggiore attenzione sulla scocca. E queste sono le mie proposte e in generale quelle che rispetta anche il web. Mi dispiace che su Delta Kiko trovate fra queste colorazioni solo il bianco, però potrebbero esserci altri abbinamenti. Un altro consiglio che mi sento di dare è di orientarsi verso un unico colore e quindi non delle coppie o più in generale una composizione, anche se rimane comunque difficile trovare scocche di questo tipo. E come forme io giustamente seguirei quelle presentate nelle immagini del produttore, preferendo soprattutto quelle inclinate come nella Hypomaker TH80 e non linee come quelle di Kemove che sono più indirizzate al lato gaming. Sarebbe consono adottare anche degli interruttori che si avvicinano ai colori del tema. Rimane comunque una decisione secondaria o da non prendere in considerazione perché alla fin fine non si vedranno.
Ho notato che qualcuno è stato puntiglioso su questo, ma può darsi che abbia sacrificato l'aspetto della funzionalità, ovvero non ha avuto libertà nel scegliere se utilizzare la tipologia lineare piuttosto che la tattile, giusto per fare un esempio. Fatte tutte queste considerazioni, voglio precisare che non intendo limitarvi nella scelta dei componenti. Logicamente non è necessario che tutti gli elementi citati siano strettamente dipendenti da questo tema proposto. Tutto ciò che ho detto e mostrato naturalmente sono consigli, quindi nessuno vi vieta di adoperare un telaio nero piuttosto che uno trasparente, semplicemente sono cazzotti negli occhi. Guardando il materiale, vedendo la fascia di prezzo, ovviamente si ha il PBT. Al tatto si percepisce una sensazione liscia, ma allo stesso tempo leggermente ruvida. Come abitualmente si ha con questa plastica, lo spessore è abbastanza pronunciato, garantendo una solida robustezza. Infine è giusto menzionare chi ha creato il Candy Shop. È stato disegnato da un certo Sepu, non lo so, si pronuncerà così, col supporto di Dead. Posso giusto darvi questi presunti soprannomi e sicuramente appunto li ho pronunciati male. Delta Kiko ha un catalogo di interruttori più particolare rispetto ad altri negozi. Questa è la lista delle marche presenti al momento e io ho scelto di provare JWK Jwick Black, tipologia lineare e lubrificati di fabbrica. Questo significa che si ha la miglior sensazione di fluidità durante la pressione dello stelo, consentendo di conseguenza un suono poco percettibile rispetto ad altre strutture. In sostanza è l'interruttore ideale per i luoghi affollati, così non si reca nessun disturbo alle persone che ci stanno vicine, ed è ideale anche per il mondo dei videogiochi, poiché offrono più rapidità di azionamento. Trattandosi di un prodotto economico, anche la confezione si presenta spartana. Sono semplicemente raccolti in una busta di plastica, anche se c'è scritto, insomma, giustamente il nome del negozio. Il costo che imposta Delta Kiko comprende 10 unità, praticamente 30 centesimi a interruttore, il che li rende molto competitivi, e le caratteristiche tecniche sono consultabili anche in descrizione attraverso l'apposito indirizzo web, con la possibilità di fare confronti con altri interruttori recensiti nel canale. Allora, siccome non ho liberi né telai né circuiti stampati, come ho fatto vedere prima, ho sfruttato quello che già avevo, il Candy Shop dovrà per il momento rimanere nella sua confezione. E a questo punto mi sono domandato che colore di telaio acquistare prossimamente e ho deciso di optare per un lilla leggero, perché di bianco ne ho ormai troppo e nella mia collezione mi piace differenziare il più possibile, cercando di rientrare logicamente sempre nei miei gusti estetici. Quando avrò occasione di montare il tema, accompagnato sicuramente dal Jwick Black, vi aggiornerò attraverso la sezione community del canale, così eventualmente potete dare la vostra opinione. Comunque, spero di trovare quel colore perché ho già visto che è poco riperibile. Al limite opterò per una soluzione più comune. Per quanto riguarda la prova del suono, io ho preferito non eseguirla. Qui è decisamente insensata. Pensateci bene. Tale pratica la si svolge su un prodotto che detiene una certa configurazione. Se Hypomaker vende il modello X con la variante A e B, io ad esempio ho la variante A e faccio sentire che suono produce, perché è un dato oggettivo che vale per tutti. Scusate la digressione, ma ho visto recensioni sul Candy Shop che includevano anche la parte dell'audio. È totalmente inutile. E spero di essere stato anche chiaro, magari confondo un po' questo mio discorso. Vabbè, al di là di questo, facendo una comparazione col mio parco di copritasti, a livello di qualità del materiale, della stampa, dell'estetica, eccetera, eccetera, questo tema lo metterei al secondo posto.
avendo fatto inizialmente fatica a prendere una decisione con la HPC 75B Plus Year of Tiger. Ho poi ragionato che quest'ultima ha un vero riferimento, sia a livello di disegni che di colori. Si collega a un avvenimento storico, di preciso va a celebrare l'anno della tigre. Un altro esempio è il tema Monet sulla già menzionata Epomaker TH80. Lì c'è un motivo sensato su quei colori, ci si ricollega ai quadri del celebre pittore francese, insomma c'è uno studio dietro, un ragionamento. Beh, per carità, anche qui sicuramente c'è un pensiero, ma meno giustificato. Mettere il viola, il giallo, l'azzurro e altri sul tema delle caramelle, beh, non è proprio una stretta correlazione, è un motivo più generico. Giusto per dirne una, spesso le caramelle vengono fatte con del colore acceso, proprio per farle risaltare. E qui ho toni sbiaditi. Ho attuato soltanto questo banale ragionamento per mettere il candy shop al secondo posto. Poi, ai meno esperti, vedere che a un prodotto del genere gli vengono applicati 95 euro può giustamente sembrare tanto, perché con tale somma si riesce a prendere direttamente una tastiera completa. Questa costa leggermente di meno. E come per tutte le cose c'è una scala di qualità e se la si vuole elevata bisogna pagare. Se viene fatto un semplice calcolo, ogni pezzo ha un costo di 52 centesimi e se ci pensate ci può stare, perché dovete comprendere il livello di finezza, la progettazione del disegno, i contenitori con la scatola e ripeto, non è una cosa scontata. Comunque, nella descrizione lascio l'indirizzo web che rimanda a Delta Key Co, dove è possibile acquistare questi fantastici copritasti e anche i J-Wick. Ricordatevi di applicare il mio codice sconto che permette di risparmiare il 5% sul costo totale, valido su tutte le inserzioni del negozio. A presto!